Ciao a tutti e bentornati. Oggi andremo a realizzare questa borsa maxi fiocco. L'ho dato il nome fiocco per questo fiocco qui davanti. Ha due manici, il fondo in pelle sempre dorato e lavorato con questo bel punto. La borsa è molto capiente perché misura da 30 cm come fondo, la larghezza da 10, l'altezza è 25 cm. Vi invito a iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella per ricevere le notifiche ogni volta che pubblico il nuovo video. Tutti i materiali che ho utilizzato per realizzare questa borsa sono da accessorielli.com. Vi lascerò il link sotto, potete acquistarla anche in vari colori i kit. Adesso vi faccio vedere i materiali che servono e poi passiamo al tutorial. Ecco, questi sono i materiali che servono per realizzare la borsa fiocco. Perché ho dato questo nome? Per questa striscia con il fiocco alla chiusura a calamita, vedete qui. Abbiamo qui il fondo, due manici, il filato tripolino 2/0, lurex, l'uncinetto numero 3. Questi materiali sono da accessorielli.com, troverete il link sotto nell'info box. Adesso passiamo al tutorial. Prendiamo il fondo della borsa, prendiamo l'uncinetto e il filato, entriamo qui dal lato corto e andiamo a lavorare punto catenella, tiriamo il filo, entriamo qui, vediamo, dobbiamo andare a lavorare punto catenella fino alla fine del giro. Ho terminato di lavorare punto catenella intorno a questo fondo. Arrivando qui tagliamo il filo, andiamo a chiudere in questo modo, prendiamo il filo questo e facciamo passare qui sotto. E andiamo a bloccarlo qui. Allora dobbiamo andare a lavorare il fondo in questo modo, in ogni catenella 2 maglie basse, negli angoli 3 maglie basse. Prendiamo l'uncinetto, entriamo qui così e andiamo a lavorare 2 maglie basse.
basse, maglie basse, 2 maglie basse. In quest'angolo qui lavoriamo 3 maglie basse, in questo 2 maglie basse, 2 maglie basse, quindi continuiamo 2 maglie basse in ogni catenella negli angoli, 3 maglie basse fino alla fine del giro. Ho terminato di lavorare il primo giro. Arrivando a questo punto chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella, secondo giro del punto, entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa, entriamo qui, una maglia bassa, dobbiamo andare a lavorare una maglia bassa in ogni punto con un aumento solo negli angoli di 2 maglie basse. Quindi arrivando qui dobbiamo lavorare 2 maglie basse, continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare a quest'angolo dove noi faremo 2 maglie basse in quest'angolo qui, 2 maglie basse in quest'angolo qui e 2 maglie basse in quest'angolo qui. Gli altri punti dobbiamo andare a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile, quindi continuiamo così fino alla fine del giro. Ho terminato di lavorare il secondo giro. Arrivando a questo punto chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella. Adesso il terzo giro dobbiamo andare a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile senza aumentare, quindi entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa, entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa, quindi continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto senza aumentare, continuiamo così fino alla fine del giro. Ho terminato di lavorare il terzo giro. Arrivando a questo punto chiudiamo con una maglia bassissima. Adesso dobbiamo iniziare il punto che abbiamo scelto per la borsa. Il punto fiocco è un punto con un multiplo di 3. Vi faccio vedere il punto con questa misura mini. Questo punto è un multiplo di 3. Iniziamo primo giro, lavoriamo una maglia alta saltando 1 e 2 punti, entriamo qui, lavoriamo una maglia alta, andiamo a lavorare una maglia alta nei punti saltati in questo modo. Carichiamo il filo, saltiamo 1 e 2, in questo lavoriamo una maglia alta, andiamo a lavorare una maglia alta nei punti saltati, di nuovo carichiamo il filo, saltiamo 1 e 2, in questo lavoriamo una maglia alta, andiamo a lavorare una maglia alta nei punti saltati,
quindi continuiamo a ripetere questo motivo saltando 2 punti, una maglia alta, torniamo indietro e lavoriamo una maglia alta nei punti saltati. Continuiamo così fino ad arrivare alla fine del giro. Arrivando alla fine del giro, vedete, ho lavorato una maglia alta qui e sono andata a lavorare una maglia alta nei punti saltati, quindi abbiamo questo punto come l'inizio. Entriamo qui, andiamo a chiudere con una maglia bassissima, una catenella e giriamo il lavoro. Adesso dobbiamo andare a lavorare da rovescio, carichiamo il filo, saltiamo 1 e 2, in questo lavoriamo una maglia alta, andiamo a lavorare una maglia alta nei punti saltati, quindi entriamo così e lavoriamo una maglia alta, carichiamo il filo, entriamo così e lavoriamo una maglia alta, saltiamo 1 e 2, in questo lavoriamo una maglia alta, andiamo a lavorare una maglia alta nei punti saltati, prendendo così, carichiamo il filo, saltiamo 1 e 2, in questo una maglia alta, andiamo a lavorare una maglia alta nei punti saltati, carichiamo il filo, saltiamo 1 e 2, in questo una maglia alta e lavoriamo le 2 maglie alte saltati, quindi continuiamo così fino ad arrivare alla fine del giro. Arrivando alla fine del giro entriamo qui e chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella e giriamo il lavoro. E adesso andiamo a lavorare da davanti, terzo giro dobbiamo andare a lavorare una maglia bassa in costa, quindi prendiamo così e lavoriamo una maglia bassa, in questo lavoriamo una maglia bassa, questo lavoriamo una maglia bassa, quindi continuiamo a lavorare una maglia bassa in costa fino ad arrivare alla fine del giro. Arrivando alla fine del giro entriamo qui e chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella e giriamo il lavoro. Adesso dobbiamo andare a lavorare da rovescio e da rovescio lavoriamo una maglia bassa normale, entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa, 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 quindi continuiamo a lavorare una maglia bassa fino alla fine del giro. Arrivando alla fine del quarto giro chiudiamo con una maglia bassissima qui, una catenella e giriamo il lavoro. Adesso vedete, questo è il punto della borsa, quindi questo motivo del punto è composto da 4 giri, quindi il primo giro da diritto, secondo giro da rovescio, terzo giro da diritto, quarto giro da rovescio. Quindi per avere l'altezza desiderata non facciamo altro che andare a ripetere di nuovo questa sequenza cominciando dal primo giro. Vi faccio vedere di nuovo. Carichiamo il filo, saltiamo 1 e 2, in questo lavoriamo una maglia alta, andiamo a lavorare una maglia alta nei punti saltati,
carichiamo il filo, saltiamo 1 e 2, in questo lavoriamo una maglia alta, andiamo a lavorare una maglia alta nei punti saltati, carichiamo il filo, saltiamo 1 e 2, in questo lavoriamo una maglia alta e andiamo a lavorare una maglia alta nei punti saltati. Quindi vedete, riprendiamo il motivo del punto che abbiamo fatto, quindi continuiamo a ripetere questo 4 giri che è la sequenza del punto fino ad avere l'altezza desiderata o l'altezza della mia borsa, che è 24 centimetri. Ho terminato di lavorare alcuni giri. Se vedete abbiamo 1 2 3 4 5 6 motivi. Adesso la misuriamo. La borsa misura 24 centimetri. Riprendiamo l'uncinetto e andiamo a chiudere con una maglia bassissima, perché l'ultimo giro del questo punto si chiude da parte del rovescio, quindi chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella e giriamo il lavoro. Adesso dobbiamo andare a lavorare una maglia bassa in ogni punto fino alla fine del giro, e questo dobbiamo ripeterla per 4 giri. Quindi entriamo qui, dobbiamo lavorare una maglia bassa normale e lavoriamo una maglia bassa, lavoriamo una maglia bassa, lavoriamo una maglia bassa, quindi dobbiamo andare a lavorare una maglia bassa in ogni punto fino alla fine del giro e dobbiamo ripeterlo per 4 giri. Quindi questo già è il primo giro, dobbiamo lavorare altri 3 giri di maglia bassa per poter completare il bordo di questa borsa. Ricordate di mettere il marcapunto qui e poi il secondo giro della maglia bassa dobbiamo andare a lavorarla dalla parte di rovescio, quindi dobbiamo fare 1 2 3 4. Ho terminato di lavorare 4 giri di maglia bassa. Arrivando a questo punto qui chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella, tiriamo un po' il filo, perché adesso dobbiamo andare a girare la nostra borsa da parte di rovescio. Questa è la parte di rovescio, ha anche un motivo molto bello. Questo è il fondo. Dobbiamo preparare la rete e la stoffa per coprire la rete, come sempre vi ho fatto vedere nei vari video, perché noi dobbiamo andare a cucire la rete qui in fondo per sostenere la nostra borsa. Quindi giriamo così. Ecco, questa è la rete che ho preparato già, perché si prende la circonferenza della borsa, l'altezza, e poi si chiude la rete, poi si va a incollare con la colla a caldo la stoffa per coprire la rete, per non farla vedere se i punti sono un po' traforati. Adesso io vado ad attaccare questa rete alla borsa in questo modo. Prendo la borsa, la base della borsa, e vado a posizionare in questo modo, lo inserisco così. E poi con l'ago e filo e vado a prendere i punti, vedete questi punti qua sotto, li vado a prendere e poi prendo il punto della rete in questo modo per fissare la rete alla borsa.
faccio un piccolo nodo per trattenere meglio. Ecco, devo andare a prendere i punti per fissare la rete alla borsa. Tanta pazienza, senza avere la fretta. Quindi continuiamo così a prendere i punti di sotto e passarlo qui dalla rete, e dobbiamo ripetere questo fino alla fine del giro. Ho terminato di cucire la rete alla borsa. Arrivando qui tagliamo il filo e andiamo a sigillarlo qui. Adesso andiamo a girare il nostro lavoro, quindi prendiamo così e lo andiamo a girare. Vedete, così viene facile girare la borsa. Facciamo uscire il fondo, sistemiamolo bene bene. Ecco, questa è la nostra borsa girata. Adesso dobbiamo andare a rifinire il bordo riprendendo il nostro punto. Vedete, la borsa è sistemato bene anche all'interno. Applicando la rete con questa tecnica, la borsa e rete viene bene sistemata all'interno. Quindi adesso prendiamo il nostro filo, prendiamo l'uncinetto e andiamo a riprendere i punti. Entriamo qui, andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto per rifinire il bordo. In questo giro dobbiamo prendere sia la rete e il lavoro, quindi continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto prendendo la rete e il lavoro all'uncinetto. Continuiamo così fino alla fine del giro e poi dobbiamo lavorare un altro giro a maglia bassa per completare il bordo della nostra borsa. Ho terminato di lavorare il bordo, adesso tagliamo il filo e andiamo a chiudere in questo modo. E così la nostra borsa è pronta. Dobbiamo prendere i laterali e mettere il marcapunto per poter andare a misurare il centro della borsa. Dobbiamo andare a misurare il centro, quindi pieghiamo la borsa in questo modo e andiamo a misurare
abbiamo 40 centimetri, quindi dobbiamo prendere il centro qui che è 20 centimetri qui e andiamo a mettere il marcapunto. Se vogliamo possiamo anche contare i motivi qui e dividerla a metà. Prendiamo la nostra fascia di chiusura che ha la calamita qui e andiamo a posizionarlo in questo modo. Qui è centro e andiamo a posizionarla così, perché poi dobbiamo andare a cucire con ago e filo questo per vedere come sta davanti, perché possiamo anche scenderla qui dove inizia il motivo della borsa. E di dietro dobbiamo andare a cucire qui, quindi prendiamo l'ago da lana e filo e andiamo a cucire passando di sotto. Dobbiamo fare in modo che prendiamo il centro qui è il centro, vedete qui dove abbiamo questo motivo di decimo, entriamo qui e andiamo a prendere il centro di questa fascia e così andiamo a cucire questa fascia qui alla borsa. Quindi continuiamo così fino a cucire da qui fino a qui. Ho terminato di cucire qui questa striscia della chiusura, la chiamiamo la patella, e qui sono andata a cucire l'altra chiusura e così chiudiamo la nostra borsa. Adesso andiamo a cucire i manici. Per cucire i manici ho fatto in questo modo: da qui fino a qui ho misurato 8 centimetri, da qui fino a qui ho misurato 8 centimetri, e se vedete i motivi abbiamo 1 2 3 e 4, quindi andrò a cucire qui il manico e poi da qui 1 2 3 e 4 dentro qui andrò a cucire il manico. Quindi prendo il manico, andrò a posizionarlo qui dove ho messo il marcapunto qui così, e questo andrò a posizionarlo qui. Poi con l'ago e filo andrò a cucire. Prendo l'ago e filo, prendo questo qui, posizioniamo in questo modo e passiamo di sotto così, vedete? E passiamo qui e facciamo passare di dietro. Quindi questo è il modo che noi andremo a cucire fino ad arrivare qui sopra e poi tagliamo il filo. La stessa cosa faremo qui e poi la faremo dietro. Ho terminato di cucire i 4 manici, vedete, questo è il dietro e questo è il davanti. Potete mettere il vostro logo qui sotto, potete foderarla a vostro piacimento, e ci sono altri video dove vi ho fatto vedere come si foderano le borse. È un bel punto questo, e la borsa è molto capiente perché è una borsa maxi e si chiude in questo modo.
quindi spero che il video vi piaccia, ci vediamo al prossimo video, ciao.